La Resteghini oggi è un'azienda che è cresciuta negli anni, ma che ha fatto una scelta ben precisa di focalizzare la propria produzione con lotti piccoli piuttosto che le grandi serie e trattiamo materiali dagli acciai inossidabili in genere, ferro di diverse qualità, di tipologie, per tutti i settori. Il primo laser introdotto è stato il modello Platino da 1250 x 2500 come campo di lavoro, e mi viene da sorridere perché è stato il nostro approccio con Prima Industrie, la prima Power di allora, e che è stata il motivo per cui noi siamo cresciuti, abbiamo visto il lavoro sotto un altro aspetto, ed è stato bello passare questi primi anni accanto a Prima Power proprio perché insieme siamo cresciuti. Anche Prima Power ha affinato il progetto del laser con tante piccole cose banali, proprio stando qui da noi, vedendo con mano quali potevano essere le problematiche da risolvere per renderlo sempre più performante. Nel 2015 questo sodalizio con Prima Power è sfociato praticamente nel Night Train, cioè l'introduzione di quello che è il magazzino che ci ha un pochino cambiato la vita, nel senso che è un magazzino da oltre 100 cassetti che attualmente serve 2 impianti laser, uno CO2 e uno fibra, e che ha sostanzialmente cambiato l'impostazione. Per la prima volta si è avuta un po' la digitalizzazione integrata nei processi produttivi e un controllo, un'organizzazione che prima sicuramente non avevamo. L'altra sfida che abbiamo colto con Prima Industria, è una scommessa che speriamo di vincere, è l'introduzione della pannellatrice, la BCE 2720, è una macchina dal campo di lavoro di 2700 mm, l'abbiamo presa full optional, quindi con il controllo dell'angolo integrato, e questo ci permette di intanto piegare particolari anche grandi col controllo dell'angolo senza dover per forza correggere una piega. Cosa fondamentale di cui ci stiamo accorgendo è proprio il fatto della ripetibilità dei lotti, quindi anche lotti esigui da 4-5 pezzi, ma purché si ripetano nel tempo. Oltretutto stiamo anche verificando quanto sia praticamente identica la lavorazione di un pezzo piccolo e leggero piuttosto che grande e pesante, cosa che invece nella piega tradizionale fa la differenza. Tutto sommato è una digitalizzazione di processo che ci permette di lavorare anche più in sicurezza e più agevolmente. È importante segnalare anche il fatto che se rispetto alla piega tradizionale, dove l'operatore ha il pezzo in mano ed è impegnato nella fase di piega per tutta la sua durata col pezzo in mano, con la pannellatrice c'è modo invece di lavorare in tempo mascherato, cioè carichiamo un pezzo e appena dopo che è stato effettuato il carico del primo pezzo se ne carica un secondo, e nel ciclo di 2 pezzi si ha modo di effettuare altre operazioni. Questo è un vantaggio che non va sottovalutato sicuramente. A questo punto della nostra storia sono anche orgoglioso di poter constatare che è una storia lunga e che ha coinvolto praticamente 4 generazioni. È nata dal nostro nonno Bruno con l'apporto di mio papà Walter e mia mamma Virginia, dopodiché siamo entrati io e mia sorella Claudia, e adesso negli ultimi 5 anni abbiamo avuto l'ingresso dei nostri figli Simone e Samuele. Diciamo che questa è la cosa che dà anche continuità. Dal 2016 siamo precursori dell'Industria 4.0, infatti abbiamo introdotto un sistema gestionale che ci permette di appunto gestire e analizzare tutti dei tempi produttivi e di organizzare la produzione nel migliore dei modi. Dal 2022 abbiamo iniziato ad analizzare in modo sempre più strutturato i dati a nostra disposizione in 3 direzioni. Innanzitutto in termini di qualità documentale, ovvero in termini di ISO 9001. In secondo luogo per quanto riguarda la business intelligence, che consiste nello sviluppare delle dashboard che sono di supporto alle decisioni strategiche aziendali. Ed infine in termini di data science, che invece sono tutti quei processi di analisi dei dati in modo ottimizzato ed automatizzato.